Ciao a tutti, oggi torniamo a parlare di cavi per Hi-Fi, nello specifico cavi di potenza, quindi per diffusori, dell'azienda italiana iDiamond della serie Top Silver. Ben ritrovati, dicevamo, io sono Nicola, sul mio canale parliamo di musica e di Hi-Fi e oggi, come dicevamo, andiamo a parlare del cavo di potenza iDiamond Top Silver Speaker. Solite raccomandazioni di rito, iscrivetevi al canale, fate clic su mi piace, attivate la campanellina così vi viene notificato ogni volta che esce un video nuovo se lo ritenete interessante. Prima o dopo di questo video, come preferite, vi consiglio di andare a vedere la disquisizione che ho fatto tempo fa sull'argomento cavi Hi-Fi, che insomma sappiamo benissimo che è un argomento sempre caldo che fa discutere molto, quindi magari ve lo linko sotto in descrizione. Benissimo, andiamo subito a parlare di questo cavo, ve lo faccio vedere intanto, poi magari metterò qualche dettaglio in più. Parliamo di iDiamond, appunto, un'azienda italiana a sede sul litorale romano che ormai opera da circa 25 anni. È stata fondata dal signor Salvatore Filippelli e mi viene subito di fare una considerazione, è un'azienda che conosco da tanti anni e so che è un'azienda che lavora bene e reputo che se un'azienda resta sul mercato per 25 anni non è un caso. Magari il colpetto di fortuna capita, ma per 25 anni non possono essere tutti colpi di fortuna, quindi sicuramente c'è qualità, c'è capacità di progettazione, ci sono idee, ci sono capacità relazionali, capacità di programmazione, tutti elementi che portano l'azienda ad avere successo. Quindi l'iDiamond, per quanto mi riguarda, ha sempre avuto la mia stima. In questo caso specifico il signor Filippelli mi ha dato appunto l'opportunità, e lo ringrazio, di provare questo suo cavo. E devo dire si colloca nella fascia medio-alta del catalogo tra l'altro molto nutrito perché la Diamond praticamente fa ogni tipologia di cavi, di segnale, di potenza, di alimentazione, digitali e così via, con diverse categorie. Si parte dalla serie Harmony uscita recentemente, molto entry level, molto focalizzata sulla qualità del prodotto. Infatti mi è piaciuto il fatto che non si sono persi nel packaging, quindi nell'imballo, perché comunque ha un costo per focalizzarsi sulla qualità del prodotto, e questa è una cosa che io apprezzo perché fermo restando che a tutti piacciono le scatolette, le cose fatte bene, però poi vanno a finire in garage, le paghiamo e vanno a finire in garage, spesso occupano pure uno spazio che non abbiamo. Quindi è un aspetto che sono un po' combattuto da questo lato. Da un lato mi piace averle, dall'altro però mi rendo conto che vado a pagare una cosa che poi non uso. Comunque vabbè, al netto di questo. Diciamo, produce tutto, azienda italiana, produce in Italia ad eccezione delle guaine e ad eccezione dei connettori. Poi dei connettori ne parleremo bene, scusate il colpo, ne parleremo bene. Come tutte le aziende cercano di darsi, come posso dire, un'immagine, no? Quindi di dare un pochino un riferimento che possa essere riconoscibile nel panorama delle offerte. Nel caso di iDiamond naturalmente si parla di qualità, vabbè, ma questo è abbastanza scontato, e lavorano tanto sul rame. Ho letto sul sito che hanno delle tecnologie proprietarie per lavorare il rame, le chiamano 4VRC e UP4VRC. Sono dei sistemi di cottura particolare del rame che gli dona delle caratteristiche che, tecnicamente parlando, a noi interessa naturalmente da fruitori, interessa il giusto, a noi interessa come suonano naturalmente. E lo vedremo dopo come suonano. Ok, andiamo a vedere, a descrivere un attimino il cavo come è fatto. Mi sono presi un po' di appunti perché non mi ricorderei tutto. Innanzitutto questo cavo, dicevamo, è composto da 6 conduttori da 2,5 mm cada uno. All'interno di ogni conduttore ci sono i trefoli che sono da 0,10 mm. Nel caso specifico di questo cavo si applicano la tecnologia proprietaria UP4VRC, è difficilissime queste sigle, che è praticamente la tecnologia di gamma più alta rispetto alla più semplice, tra virgolette, 4VRC. UP-VRC che sta per Ultra Pure Single Crystal Copper, che a detta dell'azienda migliora i parametri fondamentali dei cavi, che sono appunto, come dicevamo nei cavi di cui parlavamo sopra, resistenza, capacità e induttanza. In più viene utilizzato un dielettrico, un isolante che si chiama XLPE,
l'iDiamond dice che rende in meglio circa 100 volte in più rispetto al Teflon. Vero, non è vero? Naturalmente questo non lo possiamo sapere, noi dobbiamo solo, secondo me ci dobbiamo solo affidare alle nostre orecchie. Colleghiamo, attacchiamo, ci piace, va bene, non ci piace, non va bene, ecco. Però è interessante saperlo, almeno a me che sono un tecnico, mi piace sapere la tecnica delle cose, sono aspetti interessanti. Dicevamo, per quanto riguarda i connettori invece, poi magari vi metto un dettaglio perché sono davvero molto belli, sono placcati in rodio e hanno il rivestimento esterno in fibra di carbonio. Io, come già detto in altri cavi, insomma, sono un grande amante dei materiali, sono anche un motociclista tra le altre cose, quindi sono un grande amante dei materiali e vedere questo rivestimento in fibra di carbonio, beh, io non vi nascondo che ha il suo perché. E sono disponibili, dicevamo, a banana, come me l'ha mandata in me il signor Filippelli, o possono essere forniti anche con le forcelle. I conduttori all'interno sono twistati tra loro, quindi la geometria utilizzata è quella della twistatura dei cavi. Il rame con quella tecnologia, insieme probabilmente ad altri accorgimenti, garantiscono la direzionalità del cavo, quindi come praticamente tutti i cavi di qualità hanno una direzione, quindi devono essere collegati un connettore dal lato dell'amplificatore, un connettore dal lato del diffusore e sono indicati con una freccia proprio qui sullo splitter, anche qui poi metterò un dettaglio così li vedete meglio. Vabbè, poi le considerazioni le faccio dopo. Poi dichiarano capacità massima 70 picofarad per chilometro, resistenza 10,5 ohm per chilometro e per quanto riguarda il diametro esterno 13 mm. Ho pesato circa 1 kg di peso appunto. Ultima informazione, quella che spesso ci preme di più, il prezzo 1.350 euro di listino. Poi sono sicuro che se contattate il signor Filippelli probabilmente uno sconticino ce lo fa. Ok, detto questo, snocciolati un pochino i dati tecnici che, ripeto, ci interessano giusto per collocare un po' il prodotto. Innanzitutto, mie considerazioni personali, l'estetica. Perché sì, è vero, è relativo, spesso sono nascosti, nel mio caso sono anche a vista, però spesso sono anche nascosti, però l'occhio vuole la parte sua e sono molto belli, molto belli, a gusto mio personale sono veramente molto belli. Molto belli e flessibili, ecco, considerando insomma 13 mm di diametro, insomma è una bella sezione eppure sono molto flessibili, io sono riuscito a collocarli molto facilmente nel mio impianto. È un dettaglio che secondo me è importante. Io per esempio ho un cavo di alimentazione molto buono, ci ho trovato un grande beneficio, ne ho parlato in qualche video in passato, però è molto rigido, quindi per muoverlo è un po' macchinoso, diciamo così. Invece questi sono molto flessibili, quindi un aspetto importante. Dicevamo 1 chilo di peso, 1 chilo di peso significa che c'è sostanza, adesso possiamo andare a disquisire, magari dentro c'è la ghisa, non lo so, però la sostanza c'è comunque, quindi è un aspetto importante. Un altro aspetto che voglio sottolineare è la guaina. Io adesso non so se con la luce riesco a farvela vedere, provo a muoverla, perché è un po' luccicante ed è carina, insomma, non troppo sobria, quello sicuramente, però bella, a me piace veramente. Un altro aspetto che mi è piaciuto molto sono gli splitter. Belli, massicci, ben fatti, penso siano in alluminio, immagino, però un bel prodotto davvero, sono ben realizzati. E dicevamo i connettori, per me sono stati un po' croce e delizia, poi vi dico anche perché, però sono molto belli, innanzitutto, appunto dicevamo rodiati con questo rivestimento in fibra di carbonio e così via. Hanno un accorgimento che si possono avvitare e avvitandoli il perno che va dentro al connettore del diffusore si va ad allargare. Quindi di conseguenza noi possiamo collegarli in maniera molto semplice. Io per esempio ho dei cavi di segnale che sono durissimi da inserire, ogni volta che devo staccarli ho un pensiero. Questi invece quando sono allentati entrano insomma, abbastanza comodamente, però poi si possono stringere. Quindi stringendoli fanno una presa solida sul connettore, infatti poi non vengono più via. È una grande trovata, devo dire che a me è piaciuta molto e poi naturalmente migliorerà senza dubbio il contatto.
Per quanto riguarda l'imballo, per chiudere il discorso della descrizione, come avete visto non abbiamo fatto unboxing perché il signor Filippetti me li ha inviati così, non aveva, aveva un po' uno shortage di imballi e quindi mi ha detto te li mando con una scatola normale. Però qualche mese fa io avevo comprato una coppia di cavi di segnale sempre della Diamond, della serie Top Bronze, un cavo RCA avevo preso e devo dire, insomma, è arrivato in una bella scatola di cartone, serigrafata bene, insomma, ha solo la scritta in bella evidenza Made in Italy, perché giustamente siamo fanatici delle nostre cose ed è giusto che sia così. E quindi mi aspetto che, insomma, il cavo a maggior ragione, l'imballo di questo cavo sarà di ottima qualità. Andando più sul pratico, li ho collegati, ma guarda un po', nel mio impianto. Ricordo un composto da giradischi Project X1 con testina Ortofon Quintet MC Bronze, preamplificatore Audio GD Master 19, finale Electrocompagnet AV120 e diffusori Revival Audio Adelante 5. Il termine di paragone erano i miei cavi che avevo naturalmente preinstallati. I miei cavi che sono una coppia di cavi autocostruiti sul progetto TNT Audio Triple T, che chiunque ha seguito TNT Audio, penso praticamente immagino tutti, so di cosa sto parlando. Sono i cavi fatti con i cavi Ethernet. Voi considerate che io questi cavi me li sono autocostruiti da solo circa 15-20 anni fa, non mi ricordo, insomma tanto tempo fa. E lo feci per gioco, nel senso io avevo il mio cavo, buono tra l'altro, di un marchio famoso, non esoterico come questo, non un cavo costoso come questo, però comunque era un ottimo cavo e per giocare, così per divertirmi, mi costruì questi cavi. E immaginatevi la mia sorpresa quando li ho collegati e suonavano molto, 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 molto meglio di quelli che avevo. E quindi una cosa nata per gioco, così costruiti temporaneamente, come spesso succede, le cose temporanee sono diventati definitivi. E in questi anni mi è capitato di provarne altri, cavi anche importanti, 400-500 euro. Non li ho mai cambiati, amici miei. Non li ho mai cambiati perché i miei ogni volta a mio gusto suonavano meglio, più trasparenti, più definiti e tutto il resto. E quindi sono sempre rimasti lì. È una cosa appunto nata temporanea, è rimasta lì. Quando il signor Filippelli mi ha detto ti andrebbe di provare un mio cavo, sono rimasto un po'. Allora, sì, naturalmente ho detto subito di sì perché ovviamente mi faceva piacere, però dicevo, bah, speriamo bene, perché io dei miei cavi ho grande stima. Quindi ho detto, speriamo che suonano meglio, più che altro per una cosa mia, per non rimanere deluso, perché insomma uno compra un cavo da 1350 euro, sai, un po' d'aspettativa uno se la fa naturalmente. E quindi insomma sono partito diciamo da una base solida, diciamo così, insomma, da un test probante. E quindi ho messo su questi cavi e ho proceduto con come faccio io di solito. Allora, io premesso, non so se ho mai parlato delle mie metodologie di test, io non sono un amante del doppio cieco, quindi sai, dello stacca e attacca senza sapere cosa è collegato, è una cosa mia personale, mi faccio condizionare, è un paradosso, lo so, però mi faccio condizionare dal fatto di non sapere cosa c'è dall'altra parte e quindi non riesco proprio, è una cosa che mi si ingrippa al cervello e quindi di conseguenza è un test che non faccio quasi mai. Non è attendibile per quanto mi riguarda, cioè nel senso per me non è attendibile, non è che non è attendibile in assoluto, ci mancherebbe. Quando posso, mi piace fare lo switch veloce tra uno e l'altro, quindi che so se uno può cambiare velocemente sorgente da un ingresso all'altro, per dire. E il cavo naturalmente uno deve spegnere, staccare, riattaccare, riaccendere e così via, quindi passa quel lasso di tempo. Eh, e un test invece che faccio spesso, perché lo trovo, insomma, diciamo, sapete cosa penso? Che, ecco, ripeto, quando uno compra un prodotto ha dell'aspettativa. Io, ok, ho dei cavi autocostruiti, collego dei cavi da 1300 euro, la mia aspettativa è che collego e sento subito il miglioramento, insomma, quello vorrei. Quindi una cosa che faccio sempre è ascoltare un paio di brani di quelli che proprio conosco top, quindi possono essere, che so, Ma che freddo fa di Nata Trio, potrebbe essere Ancora ancora di Lento Godendo, potrebbe essere Hotel California dell'album originale, potrebbe essere, che so, diversi brani dei Pink Floyd, potrebbe essere tanti brani che conosco a menadito, proprio bene bene bene. Quindi ne ascolto un paio, poi stacco e rimetto il mio prodotto, ok? Quindi nel caso specifico i miei vecchi cavi. Eh,
L'ultima fase di test, e questa anche quando mi è possibile naturalmente la faccio sempre, e che secondo me è la più affidabile in assoluto, è quella di mettere l'oggetto nuovo, il prodotto nuovo. Uno lo ascolta per 7, 10, 15, 20 giorni, insomma quello che riesce a fare in base alla disponibilità. Io questi cavi li ho ascoltati per 7-10 giorni e poi ho rimesso i miei vecchi. In quel modo si riesce a cogliere tutto, si riescono a cogliere anche quei dettagli, quei passaggi. Tante volte quando sento dire no, perché stacca e attacca non ho sentito differenze. Quando le differenze sono sottili serve un pochino più di tempo. C'era qualcuno che mi diceva è come quando cambi le ciabatte, no? Allora uno ha le ciabatte che ci gira per casa, dopo un po' di tempo che ce l'ha naturalmente si adattano al piede, no? Quindi uno ci sta bello comodo, rientra la sera, infila i piedi e sta bello comodo. Poi un bel giorno compra le ciabatte nuove e compra le ciabatte nuove e sono nuove, quindi magari sono anche di qualità migliore, però quando uno le mette, un pochino si deve abituare, no? Poi le porta qualche giorno, quelle si adattano, cedono un pochettino sulla forma del piede e uno si rende conto, poi magari rimette le vecchie e dice, ah però quelle nuove, mamma mia quanto sono comode, ok? Non so, faccio degli esempi un po' così, però nella mia testa funzionano, spero anche nella vostra. E quindi secondo me ci servono, per alcune cose ci servono dei giorni, no? Poi specie quando si parla di cambiamenti sottili, perché un cavo dà un cambiamento sottile, non è un cambio di un diffusore naturalmente che sbatte in faccia, insomma, ecco. Quindi secondo me questo è il test più affidabile. Eh, Nel caso specifico, io ho fatto il test inizialmente con i 2 brani, ho ascoltato 2 brani, poi ho cambiato e poi li ho rimessi su e li ho ascoltati, dicevo, per circa 7-10 giorni. Dicevo, in questo caso ho fatto i 2 test dello switch veloce, diciamo, ho ascoltato i 2 brani e poi rimessi i miei cavi e poi sono andato avanti con il resto. E vi anticipo che la differenza l'ho colta subito, è stata evidente fin dal primo cambiamento, anche se al primo ascolto c'era una differenza in meglio, però diciamo così, non giustificava i 1.300 euro, nel senso mi aspettavo di più, ecco, mi ero fatto un'aspettativa più alta, che poteva essere semplicemente una mia aspettativa troppo alta, sia ben chiaro, però non mi avevano convinto al 100%, erano migliori e ho detto, vabbè, però dovevo dargli modo di suonare. Tra l'altro mi è venuto un dubbio, non sapevo se i cavi fossero nuovi o avessero già suonato, quindi ho sentito il signor Filippelli chiedendogli se il cavo era nuovo o meno e lui mi ha detto guarda ha girato più o meno ha suonato per scarse 15 ore, quindi il cavo era assolutamente nuovo. E allora ho colto l'occasione per farlo anche suonare nei giorni, no? Anche magari quando non mi mettevo a fare ascolti concentrato, comunque li facevo suonare per farli suonare qualche decina di ore, magari far sciogliere il cavo, fargli fare quel rodaggio su cui alcuni credono, alcuni no, ripeto, andatevi a guardare i video che ho fatto sui cavi per. Arriviamo appunto al giorno in cui ho rimesso i miei vecchi cavi, quindi dopo circa 7-10 giorni, e devo dire che i miglioramenti sono stati sensibilmente più evidenti. Poi da lì ho fatto anche altri test che ho rimesso i nuovi, ho rimesso i vecchi e così via, insomma mi ci sono divertito abbastanza e i miglioramenti sono stati, dicevo, evidenti. La prima cosa che ho notato, la precisione delle voci femminili. Io sono un grande amante delle voci femminili e dicevo appunto, ancora in lento godendo e Caruso di Sabina Sciubba e Antonio Forcione in Meet Me in London, una cosa impressionante. Impressionante rispetto a un cavo. In hi-fi è sempre difficile andare a collocare, a definire gli aggettivi, no? A categorizzare bene gli aggettivi. Però per essere un cavo la differenza si sentiva ancora di più come posso dire, l'aria che usciva dalla bocca della cantante. E ripeto, comunque io partivo da un cavo che suonava bene, quindi a maggior ragione sono rimasto entusiasta di questo cavo. Migliorata la gamma alta, più dettagliata e allo stesso tempo, dico meno affaticante, non perché prima fosse affaticante, cioè con i miei cavi suona bene, io sono molto soddisfatto dei miei cavi, ancora meglio, quel quid in più in alto. E questo si nota tanto nei dischi live, specie quelli un pochino più rockettari, ho un live degli AC/DC che insomma
picchia bello duro sugli alti, e questi cavi li rendono ancora più piacevoli la parte alta. Si sente bene quando con le fruste passano con le fruste sui piatti, è veramente piacevole, è più realistico, ecco. E poi la gamma bassa. Non sempre, diciamo che tutt'altro che spesso mi è capitato di trovare dei benefici sul cambio di un cavo anche nella gamma bassa. Spesso magari ho trovato benefici nella gamma media, nella gamma alta, ma difficilmente nella gamma bassa. Con questi invece ho trovato benefici anche nella gamma bassa, più composta, più il basso, posso dire leggermente più frenato. Poi insomma ho un woofer non da ridere, quindi il basso più frenato si coglie subito. E l'ho colto in particolare nel brano Ma che freddo fa al minuto 1, che parte il contrabbasso, e diciamo che spesso mi è capitato degli impianti che vanno un po' in risonanza, passatemelo, e invece questo ha reso ancora più composto quell'attacco. Un beneficio che ho colto in particolare è stato una mattina che mi sono messo qui e ci ho dato dentro col volume, insomma, mi sono divertito, e devo dire ai vicini ho fatto ascoltare della gran bella musica e due cose in particolare mi hanno proprio, una proprio mi ha folgorato, Hotel California, però la versione live che è in Hell Freeze Over, che inizia, ha un inizio, insomma, chi la conosce, se no vi invito ad andarla ad ascoltare, con dei colpi di batteria, stum, tutututum, tutututum, eh, un'ambienza, un freno, una compostezza del basso che devo dire è nettamente superiore a quella che ho riscontrato sui miei cavi originali, e superiore a buona parte di quello che ho ascoltato in vita mia, senza ovviamente andare a scomodare i mostri sacri costosissimi dell'hi-fi. Un altro aspetto che mi è piaciuto molto, io da grande amante di Pink Floyd quale sono, non perdo mai l'occasione per ascoltare nei miei test i vari The Wall, Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, Animals e così via. The Wall, traccia Triana, Break and the Wall, naturalmente la conosciamo tutti, il famosissimo elicottero. Devo dire che con il mio impianto qui dentro l'elicottero è un gran bel sentire, e anche qui ho avuto quel quid in più che non mi è dispiaciuto affatto. Devo dire, per onestà di cronaca, che dicevamo i cavi sono direzionali. Io per giocare ho provato a invertirli. Quindi metterli controsenso. Allora, stare qui a dirvi che ho colto delle differenze, non sarei onesto fino in fondo. Perché? Perché non lo so realmente se mi sono fatto più condizionare o se veramente c'erano delle differenze, quindi erano proprio sottilissime. C'è da aggiungere che, come dicevamo, questi cavi non sono stati rodati abbastanza, quindi visto tutti i miglioramenti che ho avuto, facendoli suonare, non so, 40-50 ore, mi aspetto che con altrettante, con 100-150 ore, i miglioramenti siano ancora più evidenti, e quindi probabilmente magari con più rodaggio qualche differenza in più invertendo i cavi ce la avrei potuto trovare. C'è anche da dire una cosa: questo è un cavo di livello medio-alto, forse anche troppo rispetto a quello che è il mio impianto, quindi magari è anche il mio impianto che non è all'altezza per evidenziare magari differenze così tangibili. Ultimo, ma tutt'altro che ultimo, sono stato a casa di un mio amico che ha un impianto interamente valvolare, quindi con giradischi, pre e finale a valvole, quindi un impianto e diffusori larga banda, quindi un impianto radicalmente diverso dal mio, e con grande piacere devo dire che abbiamo riscontrato esattamente gli stessi miglioramenti, con entità diverse, naturalmente, essendo un impianto molto diverso, specie di diffusori, insomma non sono paragonabili, quindi magari sul mio impianto sono migliorate di più le voci rispetto al suo, però magari sul suo è migliorato di più il basso, ok? Sugli altri più o meno stavamo lì. Questo però comunque per dire comunque un impianto più o meno del livello del mio, per dire comunque che con due impianti abbiamo già trovato in entrambi un miglioramento. E qui andiamo alle considerazioni finali, no? Cosa mi è piaciuto di questo cavo?
Innanzitutto, prima di tutto il miglioramento sonoro, ovviamente uno compra un cavo per tante cose, ma principalmente perché vorrebbe trovare un miglioramento del suono. Eh, In più mi è piaciuto l'approccio del signor Filippelli. Io non lo conoscevo, conoscevo l'azienda iDiamond, ma non lui. Abbiamo scambiato due parole in fiera a Roma ad ottobre e poi insomma ci siamo scritti così in queste settimane precedenti e abbiamo raggiunto diciamo, questo accordo per provare questo cavo. E devo dire che è stato davvero gentile, a modo, disponibile. Uno dici, ok, sta nel commercio, quindi è ovvio che deve essere così. Insomma, tanto ovvio non è, quindi comunque devo dargli merito. Eh, Un'altra cosa che mi è piaciuto è il sito web di iDiamond. Vi invito ad andarlo a visitare, magari vi metto il link nella descrizione sotto. Il sito è fatto molto bene. Ci sono tante descrizioni, tante immagini dei vari processi produttivi, di cosa fanno, come lo fanno e così via, delle varie tecnologie e così via. È interessante, insomma, per noi appassionati penso che siano cose che fanno piacere. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto sono stati i connettori, come dicevamo. Mi sono piaciuti molto a livello estetico, per quello che valga, tanto stanno lì dietro, poi uno non li vede, però sono molto belli a livello estetico e questo sistema appunto che spiegavo prima, poi magari dopo faccio un dettaglio così lo vedete meglio, questo sistema per serrare di più il connettore è una cosa davvero notevole, mi è piaciuto. Poi dicevamo appunto l'estetica, già l'ho detto, insomma l'estetica, la guaina, gli splitter, tutto molto bello, devo dire, ben fatti, la guaina che viene messa qui nell'ultimo tratto, insomma veramente, veramente un bel cavo, ecco, non posso dire nulla. Anzi no, posso dire perché mi è piaciuto. E mi è piaciuta anche la qualità degli assemblaggi, devo dire che è molto ben fatto, attento ai dettagli, devo dire insomma un prodotto italiano come Dio comanda sicuramente. Eh, Mi è piaciuta il fatto che abbiano la direzionalità. Adesso non voglio stare qui a sindacare se serve, non serve, funziona, non funziona, ripeto, insomma, anzi non mi voglio ripetere. Però il fatto intrinseco che ha una direzionalità al cavo indica comunque una particolare attenzione al prodotto e questo sicuramente è un aspetto positivo. E ultimo, ma tutt'altro che ultimo, dicevo la flessibilità del cavo che è un dettaglio non trascurabile, sono riuscito a muoverlo bene, insomma anche quando lo andavo a connettere, a disconnettere e così via. Forse magari i due terminali li avrei fatti qualche centimetro più lungo, ecco questo sicuramente per una questione di comodità, anche se in realtà i miei connettori sono molto vicini, quindi non mi hanno creato problemi di sorta, però insomma diciamo che forse qualche centimetro in più ci poteva stare. Ok, dopo che che ho sviolinato a dovere questi cavi, passiamo anche a cosa migliorerei, perché naturalmente la perfezione non è di questo mondo, quindi va bene così, almeno abbiamo sempre margine di miglioramento. La prima cosa che mi preme dire, i connettori, che tanto mi sono piaciuti e tutto quanto, però li ho trovati un po' duri da serrare, cioè nell'ultima parte sono abbastanza duri, quindi uno deve tenerli dietro e stringere un po' con forza. Non lo so, magari sono proprio pensati così per rendere meglio, oppure magari è un piccolo difettuccio, diciamo, del prodotto a mia disposizione. Però, ripeto, insomma, parliamo del sesso degli angeli, è nulla che non si possa fare, ecco, insomma, sono serrati, voglio dire, ecco, solo che magari uno dice li metto, posso stringerli così senza toccare null'altro, ma, ripeto, stiamo facendo un po', come diceva un mio amico, stiamo disossando le formiche. Ok, un altro aspetto che migliorerei, ma questo lo migliorerei per tutti i prodotti dell'Hi-Fi, che ce li mandano a casa che non sono rodati. E considerando che hanno bisogno di tante ore di rodaggio, perché le mie Atalante 5 hanno avuto bisogno di 300 ore di rodaggio, 300 ore sono veramente tante, cioè una persona normale forse 300 ore di ascolto in un anno forse neanche le fa, anzi probabilmente neanche le fa, insomma, quindi io gradirei da parte delle aziende tutte che il rodaggio, o almeno una parte del rodaggio, una buona parte del rodaggio, magari lo facessero in casa. Io capisco che ha un costo, non assolutamente, però magari uno gli arriva un prodotto a casa che già è a buon livello, quindi magari un cavo, che so, io l'avrei fatto suonare in azienda 50 ore, poi il resto magari te le fai a casa con calma, perché poi il grosso, per esempio le mie Atalante 5 sono migliorate tanto, superate le prime 50-60 ore.
poi superate le 100-150 sono migliorate ulteriormente, poi forse a 300 qualcosina in più, ma non lo so. Però insomma, quantomeno su un cavo, che so, almeno 30 ore, insomma, in azienda io le farei suonare in maniera tale da dare al cliente finale un prodotto che già, insomma, già sta un pezzettino in avanti, ecco. Detto ciò, perché uno dovrebbe scegliere questo cavo? Beh, innanzitutto perché è un prodotto italiano, insomma questa è una cosa che ne abbiamo parlato spesso in passato, senza nulla togliere, perché anche altri sanno fare le cose fatte bene, ci mancherebbe altro, però insomma la nostra cara Italia, insomma, è sempre un nostro motivo di orgoglio, e quindi sicuramente per questo motivo. E poi anche perché, insomma, in Italia diventa anche più facile contattare l'azienda, anche se io, sia ben chiaro, ho avuto recentemente a che fare con Electro Companiet, un servizio eccezionale, non voglio screditare nessuno, ci mancherebbe altro, però insomma uno, sai, a Roma alza il telefono, ciao Salvatore, buongiorno signor Filippelli, ho questo problema, o vorrei questa cosa, o vorrei il cavo mezzo metro più lungo, o vorrei il cavo mezzo metro più corto, insomma, dai, sono quelle flessibilità che giocando in casa uno magari può avere. Un altro motivo per sceglierlo, perché? Perché naturalmente io l'ho collegato e ho detto subito ok, suona meglio, punto. Poi dopo l'ho ascoltato meglio e ho detto ah, suona ancora meglio di quanto pensavo. Quindi sicuramente è il motivo principe per cui uno sicuramente potrebbe sceglierlo. E poi perché sono belli. Poi ripeto, il bello insomma è molto, molto relativo, magari per qualcuno potrebbero essere, che ne so, così luccicanti, potrebbe essere un pacchiano, non lo so, però a me sono piaciuti tanto, poi io mi corrono sul pavimento, insomma, come penso a molti, e quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Eh, chi potrebbe sceglierlo? Potrebbe scegliere innanzitutto sicuramente chi ha un buon impianto, cioè non è che uno se ha, che so, voglio dire, non per categorizzare, però se uno ha 2000 euro di impianto non ne spende 1300 per un cavo di potenza, insomma mi sembra abbastanza scontato. Quando ho parlato di cavi ho detto l'8-10% del dispositivo, ecco, più o meno siamo lì. Io nel mio impianto ho trovato grandi benefici. Ho trovato grandi benefici, quindi direi che so, da un impianto di medio livello in poi, di livello medio-alto in poi, sicuramente varrebbe la pena investire su un cavo così. Eh, l- sai chi potrebbe sceglierlo anche? Tutti coloro che sono soddisfatti. Allora, per esempio, una mia preoccupazione è sempre stata quella del dire cambio una cosa e peggioro. Perché non necessariamente uno spendendo più soldi ottiene un miglioramento. A me è successo di spendere più soldi e non trovarci il miglioramento e mi aspettavo addirittura che il suono mi piacesse meno. Magari per caratteristica, non perché era un difetto, semplicemente perché suonava in modo diverso e a me non piaceva. Quindi se uno ha un impianto di design, magari un impianto che suona magari particolarmente morbido e vuole un cavo più squillante, che magari vuole avere un suono un pochino più squillante, utilizza un certo tipo di cavo. Ma se uno, come nel mio caso, ha un impianto che lo soddisfa in termini di suono, ma vuole solo migliorarlo, quindi alzare l'asticella su tutti i parametri, questo penso che sia il cavo giusto, perché non dà e non toglie nulla, molto trasparente, uno lo mette lì, quello che gli arriva lui restituisce e quindi sicuramente farebbe la felicità di molti appassionati. E poi dicevo per la realizzazione, mi ripeto, insomma, sono belli a guardarsi, poco da discutere, insomma, anche a toccarli, insomma, si sente la qualità. Infatti, questa è la mia considerazione, in questi anni ho vissuto felice dei miei cavi economici, nel senso mi costarono poco costruirli, poi facciamo una considerazione sul costo, mi costò poco costruirli e sono rimasto contento per tanti anni. Adesso mi sono aperto un nuovo vaso di Pandora e quindi chi potrebbe sceglierlo? Probabilmente io, anzi senza probabilmente. Dovrò a questo punto mettere nella lista delle cose da fare, nella lunghissima lista di cose da fare, dovrò metterci anche dei cavi di potenza migliori dei miei e questo sicuramente avendolo provato sicuramente sarà on top alla lista delle mie scelte al momento, questo senza il benché minimo dubbio. A proposito del costo, mi sono preso un appunto qui. Perché? Perché ragionavo giorni fa con mia moglie, che tante volte si ascolta passivamente, si subisce le mie disquisizioni, le mie riflessioni. Argomento costo, 1350 euro per un cavo.
Sono tanti? Beh, in assoluto sì, 1350 euro sono tante, punto, a prescindere da quello che uno compra, insomma. Però per un cavo magari potrebbero sembrare ancora di più. Però facevo questa riflessione, no? Eh, allora, io ho costruito i miei cavi, ripeto, 15-20 anni fa. Mi ricordo che spesi boh, una quarantina di euro di materiale. Connettori, cavi Ethernet, guaine, termorestringenti e tutto il resto. Mi sono fatto due conti. Allora, se oggi io dovessi rifarmi lo stesso cavo costruito 20 anni fa, allora utilizzai 36 metri di cavo Ethernet, che poi in realtà all'epoca ne comprai 40 per avere un minimo di scarto naturalmente, circa 1,50 euro al metro, sono 50 euro. 4 connettori a banana, sono andato a vedere quanto costano quelli che ho comprato io a suo tempo, 4 connettori li ho trovati su internet 12-13 euro l'uno e quindi sono 12, 24, 48, altri 50 euro. 7 metri di guaina di nylon, 10-15 euro. Stagno, termorestringente, bla bla bla, circa 120 euro di materiale. Ora la mia riflessione è questa, no? Io cerco sempre di mettermi un po' nei panni degli altri, no? Mi metto nei panni di un costruttore di cavi. Allora, ok, il costruttore di cavi naturalmente ha delle economie di scala diverse da quelle che ho io, che compro solo 40 metri di cavo, è evidente, no? Però stiamo parlando anche di un cavo Ethernet, quindi non è un cavo per Hi-Fi con il rame super mega galattico e così via. Eh, Se anche oggi, qui leggo 120 euro stimati, no? Se anche un costruttore spendesse per un cavo simile a quello che ho io, non questo naturalmente, che non lo so i costi di questo naturalmente, simile a quello mio, se anche avesse 80 euro di costi, ora a 80 euro di costi di materiale uno ci deve mettere sopra tutto quello che costa un'azienda, dipendenti, macchinari, ammortamento dei macchinari, consumi energetici, pulizie, logistica varia e così via. Ci deve mettere sopra le tasse, ci deve mettere sopra un guadagno per l'azienda, naturalmente non è che sta lì a cambiare aria. Quindi già a questo dagli 80 euro si arriva a 200? Non lo so, 250? Non lo so. Poi c'è il distributore che ha i suoi costi logistici e deve guadagnarci, come è giusto che sia. Quindi il prezzo aumenta ulteriormente. E poi c'è il negoziante che giustamente fa magazzino, ha anche i suoi costi logistici, di pubblicità e tutto il resto, dipendenti, bla bla bla, e il suo margine giustamente. Quindi un capo come il mio, a quanto lo deve vendere un'azienda? E quindi facendo questo ragionamento, capite da soli che 1300 euro per un cavo, sì, sono tanti, sono assolutamente d'accordo con voi, ma non è che poi ci voglia, oggi come oggi, non è che ci voglia poi così tanto per arrivare a un costo del genere. La cosa positiva è che almeno uno spende 1300 euro e, almeno nel caso mio, quindi nel caso mio, a casa del mio amico, quindi immagino che nella maggior parte dei casi, se uno ha un buon impianto sistemato bene in ambiente, sicuramente ci troverà dei benefici importanti e quindi uno dice sì, ho speso 1300 euro, però ascolto meglio, ecco. Questa è una mia riflessione, insomma, spero sia condivisibile, ma strettamente personale, naturalmente. Ok, spero di essere stato abbastanza esaustivo, di avervi chiarito un po' di cosa abbiamo parlato. Adesso questo cavo tornerà alla Diamond, ahimè, Sig, tornerà alla Diamond, però insomma resterà nella mia wishlist e speriamo insomma che presto un giorno potrà stare in pianta stabile a casa mia. Vi ringrazio per avermi seguito fino adesso, iscrizione al canale, mi raccomando, mi fa molto piacere quando vedo che il numero degli iscritti aumenta, le visualizzazioni e così via. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video.